Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la lettera, che spesso fa riferimento alle notizie, alle informazioni. Se stiamo aspettando magari di ricevere qualcosa o che qualcuno si faccia sentire, magari quell'attesa potrebbe essere un po' snervante e magari finalmente nei primi giorni potrebbe sbloccarsi qualcosa. Se invece dobbiamo essere noi a comunicare, magari valutare il momento giusto per farlo. Quindi vi posso dire che a livello generico in qualche modo questa carta ha a che fare con queste notizie, con questi messaggi che possono essere in arrivo. Alcuni forse possono essere anche utili perché la carta dei pesci muove delle cose importanti, e cioè siccome fa riferimento al guadagno, all'indipendenza, all'abbondanza, ai progressi, movimenti diciamo di vario tipo, anche viaggi, quindi spostamenti, partenze, ritorni, eccetera. Progressione sì, vuol dire che qualcosa è in avanzamento, qualcosa si può sbloccare, può esserci un evento, un'idea, un qualcosa nello specifico. Ovviamente occorre prudenza soprattutto con la carta della Volpe, che è una carta di avvertimento, ci può aiutare a capire se ci sono degli equivoci, degli imbrogli, delle strategie, delle cattiverie, ci consiglia di impegnarci attivamente in qualcosa e quindi di puntare la nostra preda a livello metaforico, ovviamente, che possa essere magari un risultato, una soddisfazione, un cambiamento che stiamo cercando, eccetera, qualsiasi cosa, e allora quindi di adottare le nostre strategie, di pianificare e quindi seguire vari step in un modo abbastanza preciso. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. Abbiamo un po' anche quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Vediamo cosa vogliono dirvi. Ovviamente io consiglio sempre di ascoltare e di adattare a quello che state vivendo. In questa parte della lettura vediamo amore, coppia e anche relazioni più importanti di amicizia e famiglia, e poi vediamo single. Troviamo il crisantemo e il mughetto e troviamo anche il girasole, quindi una settimana abbastanza positiva, costruttiva, anche situazioni felici, cose che si risolvono. Il crisantemo, come avete potuto leggere, riguarda la strategia, questo sì, va a prendere un po' quell'accezione che abbiamo visto della volpe, però in questo senso può essere positiva, dipende sempre da quello che state vivendo. Strategia vuol dire in questo caso comunque costruire una dinamica di eventi, di situazioni, di opportunità, di attenzioni, di atteggiamenti, comportamenti che vi possono aiutare a muovere le cose in un certo modo, quindi anche effettivamente a vostro vantaggio o per far sì che magari si possano ottenere determinate cose. Quindi consiglia massima osservazione, strategia di conquista o per superare delle divergenze, dei blocchi, comunque di mettersi in gioco in qualcosa di diverso e otterrete i vostri risultati. E infatti abbiamo proprio l'apice del sole con gioia, serenità e soddisfazioni. Per i single alcune soddisfazioni, alcune cose positive possono provenire proprio da questa strategia amorosa. In che senso? Se magari c'è
un'attrazione, un coinvolgimento, allora magari ci può essere quel gioco di seduzione, di messaggi, di lasciarsi desiderare, quindi di non farsi sentire immediatamente. Abbiamo visto sin dall'inizio che il fattore comunicazione è abbastanza importante, quindi di giocare in questi termini proprio per ottenere i vostri risultati. Ovviamente, essendo una stesura generica, dovete cercare di capire voi. Effettivamente io consiglio sempre in questo tipo di gioco amoroso di lasciarsi desiderare, oppure di farsi sentire al momento giusto, o con un certo tipo di parole, anche per stuzzicare l'attenzione. In realtà potrebbe essere anche una persona che cerca di attirare la vostra attenzione, e quindi anche sviluppi positivi. Adesso vediamo insieme la parte del lavoro, delle questioni pratiche, del denaro. Abbiamo questa bellissima carta della speranza, consolante sorpresa e omaggio di preziosi. Come potete vedere, sono molto molto positive. Non solo la speranza ci aiuta a superare ostacoli e difficoltà, se ci sono. Se non ci sono, parla anche di rinnovamento. Quindi per molti può essere un nuovo passaggio di realizzazione, di portare avanti i vostri desideri, i vostri sogni, o anche di nuovo equilibrio, perché magari il vostro impegno, quello che state cercando di fare, magari anche le vostre strategie, le vostre cose stanno andando verso la giusta direzione. Quindi alcuni risultati e soddisfazioni li otterrete subito, altri potete stare sicuri e tranquilli che se andate avanti in questo modo li otterrete successivamente. Sappiamo benissimo che alcune cose hanno poi bisogno di tempo di maturarsi, dipende sempre da cosa stiamo facendo e cosa stiamo cercando di ottenere. Magari delle strategie, dei cambiamenti e delle cose che proprio si muoveranno in questo momento saranno decisamente positivi e costruttivi per nuovi inizi, nuovi progetti, e soprattutto per chi è in cerca di lavoro. Aspettatevi un qualcosa, una sorpresa, magari un'opportunità che cambia di netto la situazione che state vivendo. Quindi per alcuni già un guadagno, un risultato, un'opportunità da cogliere, addirittura un nuovo inizio che può essere immediato, o comunque quelle informazioni, può essere un colloquio, un qualcosa che andrà a svilupparsi sicuramente in positivo, e quindi sapete che pian pianino poi riuscirete a realizzare i vostri obiettivi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!